Benvenuto a bordo, lupo di mare. Questo è il mio primo video. Su questo canale. È necessaria dunque un'inaugurazione con un varo fatto come si deve. Yar! Schegge di vetro. Ma andiamo al sodo. Di cosa tratterà la puntata di oggi? Minecraft! Ahoy! Questa è una statua che feci qualche anno fa. Carina, no? Ci sono vari modi per costruire una cosa come questa e, in generale, serve sempre una certa dose di abilità e pazienza. Ma oggi voglio condividere alcuni procedimenti abbastanza semplici che, secondo me, possono aiutare molto. Il primo trucco è fare una figura simmetrica. In questo modo dovremo preoccuparci di creare metà della statua, mentre il resto basterà ricopiarlo uguale. Inoltre la simmetria è una caratteristica in genere piacevole e ricercata per una cosa come questa. Ah, ti ho fatto già risparmiare metà del lavoro, vedi? L'unico programma che ti serve, oltre a MC ovviamente, è Paint. Se hai Photoshop o altri programmi simili, tipo GIMP, puoi usare anche questi, ma non sono indispensabili, poi ti farò vedere. Oltre a questo, su Minecraft ti consiglio vivamente di installare WorldEdit o Voxel Sniper. Questi plugin ti consentiranno di copia e incollare, di ruotare, speculare e fare tante altre belle cose. Potremo quindi usarli per velocizzare molto il nostro lavoro, soprattutto dal momento che faremo una statua simmetrica. Queste sono le fasi che dovremo seguire. Per prima cosa, faremo il profilo della statua su un programma come Paint e poi lo ricopieremo su Minecraft. Potremmo farlo anche direttamente su Minecraft, però farlo prima su Paint è più facile, dato che ti permette di 1. Usare immagini di riferimento come guida e 2. Avere una migliore visione d'insieme per le proporzioni. Dopodiché, partendo dalla sagoma 2D, aggiungeremo profondità. Tutta la parte centrale del corpo, busto e in questo caso anche la coda, è molto simile ad un cilindro, che si restringe o si allarga in determinati punti. Infine cercheremo di smussare le forme, aggiungeremo i dettagli e le parti irregolari come gli arti. Per quest'ultima parte, a differenza delle altre, bisognerà andare molto all'intuito. Questo procedimento, se ci fate caso, è molto simile a quello delle proiezioni ortogonali, che viene usato nel disegno tecnico alle superiori e anche alle medie, mi pare. Ok, per cominciare, se sei ubriaco come me e quindi non riesci a creare una pixel art partendo da zero, puoi tranquillamente usare dei riferimenti, presi da Google per esempio. Cerchiamo quindi figure di profilo o silhouette, che è quello che ci serve. In questo caso ho deciso di prendere come base questa, che è una polena, come quelle che venivano poste sulla prua dei galeoni o di altre navi. Ma in più qua voglio fare che la sirena si poggi su una di quelle polene a forma di drago delle navi vichinghe, i Drakkar, tipo questa. Guarda quanto è cattiva, cavolo. Sembra Rayquaza, anche se credo che sia Jormungandr, il serpente che per i Norreni ucciderà Thor nel Ragnarok e che cinge l'intero globo terracqueo, tipo Alberto Angela. Una volta scelta un'immagine di riferimento, quello che dobbiamo fare è riportarla su Paint per trasformarla in una pixel art. L'idea è quella di ridimensionare l'immagine in modo che la figura abbia un'altezza in pixel uguale a quanti blocchi vogliamo fare alta la statua e delinearne i contorni. Io ho deciso di farla alta 80 blocchi circa, una dimensione che più o meno mi consente di avere sufficiente dettaglio, senza tuttavia essere così grande da rendere il lavoro eccessivamente lungo. Ma tu puoi ovviamente scegliere le dimensioni che preferisci in base alle tue necessità. Fai un po' come cazzo ti pare, insomma. C'è da notare una cosa: a seconda di quanto sia nitida l'immagine dalla quale parti e la dimensione alla quale vuoi ridimensionarla, potresti ottenere un risultato come questo. Come puoi notare, fa abbastanza schifo. È difficoltoso distinguere bene i bordi, specialmente ad esempio il braccio qua. Perciò, in un caso come questo, è necessario prima marcare i bordi sull'immagine a piena risoluzione e dopo ridimensionarla. Per creare i bordi possiamo usare sempre Paint. Non serve che tu sia precisissimo ed è meglio se crei delle linee un po' spesse, visto che si assottiglieranno dopo che le ridimensioneremo. Ti consiglio ad esempio di eliminare le zone intorno ai bordi, specialmente se sono scure, così che i contorni siano ben visibili. In alternativa, se lo hai, puoi usare GIMP. In questo caso ti basterà delineare i contorni su un livello separato e voilà!
Ora, è importante, come puoi vedere qua, non solo delineare il contorno dell'intera figura, ma anche i contorni degli arti e di qualunque altro elemento che sporga o si incavi in maniera sensibile rispetto alla parte principale del corpo, come ad esempio la testa, i capelli, le tette, eccetera. Io ho usato colori diversi così da raccapezzarmi meglio. Qui, per esempio, il busto di lato è quasi completamente sullo stesso piano, al contrario invece della testa e degli arti. E magari non sarà realistico al 100% come proporzioni, ma va bene lo stesso secondo me. È un buon compromesso ed è relativamente più facile da fare. Una volta delineati i contorni, possiamo ridimensionare l'immagine e una volta fatto, su Paint, rifiniremo per bene tutti i bordi, che saranno quindi quelli definitivi. In questo modo quindi otterremo finalmente una vera e propria pixel art. Facciamo lo stesso col drago e uniamo i due. Sì, cazzo, riesco già a percepire la figaggine di come verrà in 3D. Ah, comunque, un consiglio secondo me molto utile, sia se lavori in pixel che in voxel. Se vuoi creare una forma molto stondata, come in questo caso ad esempio la curva della coda, il culo o la testa, bisogna creare una serie di segmenti di lunghezza crescente o decrescente, come sto facendo ora. E non una cosa tipo questa invece, vedi? A volte può anche servire mettere due segmenti contigui della stessa dimensione, tipo qui. Oppure in curve veramente ma veramente grandi, in alcuni punti possiamo alternare una serie di segmenti di dimensioni differenti ma vicina. Per esempio un segmento da un pixel alternato ad un segmento da 2 pixel, alternato ad un segmento di un pixel di nuovo e così via. Il motivo di questo lo potete vedere su Paint prendendo un segmento ortogonale all'asse dei pixel e ruotandolo di un angolo a caso. Per la maggior parte degli angoli è appunto una serie di segmenti di dimensione differente ripetuti. E ovviamente, se osserviamo da vicino un arco di circonferenza molto corto, questo potrà essere approssimato ad un segmento retto, lo stesso motivo per cui la Terra ci sembra piatta. Per cui, se dobbiamo fare una circonferenza enorme in pixel, ci saranno alcuni punti uguali a segmenti retti. Ok, ora dobbiamo riportare fedelmente l'immagine su MC. Sì, ricopiando pixel per pixel. Che palle, lo so. Ricopiate il corpo separatamente dalle braccia, i capelli invece li faremo più avanti, così come le pinne sulla coda. Fatto? Bene. Adesso, quello che vogliamo ottenere per il corpo è una sorta di forma cilindrica che cambia di sezione in certi punti. Quindi, come facciamo a vedere quanto dovrà essere spesso il corpo in un dato punto? Basterà fare una circonferenza che abbia lo stesso diametro dello spessore della forma bidimensionale in quel punto specifico. Per cominciare, ti faccio vedere alcune sezioni nelle parti non in diagonale, dove ovviamente è più facile costruirle. Ok, riesci a intravedere un po' la forma finale? Ecco, per esempio, ti faccio vedere nella punta della coda. Questo è quello che vogliamo ottenere, ok? Come facciamo ora a dare la profondità nelle parti in diagonale? Beh, guarda qua, se vedi le circonferenze che ho segnato, creano per così dire degli scalini. In questa, per esempio, c'è uno scalino da 5x1, poi uno da 2x1, poi uno da 1x2 e infine da 1x5. Quindi, quello che dobbiamo fare è creare la stessa scalinata anche nelle aree in diagonale. Se vedi, il primo segmento è sempre allineato con la forma bidimensionale con la quale siamo iniziati. Quindi è facile, possiamo iniziare da questo. Nei punti dove il corpo è più largo, allarga di più, dove è più stretto, allarga di meno. Quindi per esempio la coda, dalla punta al bacino, tenderà ad ingrossarsi sempre di più, poi nei fianchi si restringerà e alla fine nella gabbia toracica si allargherà un po', per poi restringersi nuovamente salendo verso il collo. Possiamo usare le circonferenze già create come guida, quindi se questa qui ha il segmento alto 3 e quella dopo alto 5, a metà fra le due passate dallo spessore di 3 blocchi a 5. Nei punti dove non ci sono riferimenti, come nei fianchi, fate ad occhio.
quindi questo è quello che otteniamo. Vedi che già si inizia a notare la differenza di larghezza nelle varie aree del corpo. È una base di partenza. Ora, arrivare fin qua è relativamente facile, chiunque con un po' di impegno e pazienza può farlo. Basta disegnare una pixel art ricalcata da un'immagine, ricopiarla su MC e stabilire lo spessore lungo i bordi della sagoma tracciata. Adesso dobbiamo fare anche gli altri scalini. Ti consiglio di iniziare dai bordi e solo dopo fare il centro. Quindi, ad esempio, sulla punta della coda ci sarà uno scalino di 1 blocco per 1, che poi, salendo verso il bacino ad un certo punto, diventerà di 2 per 1. Ovviamente ci sono molti punti in cui è necessario andare un po' ad occhio per rendere tutto più naturale. Ad esempio questi punti qua. Una volta finito dovremmo avere questo risultato. Già così non è male, ma se riesci sarebbe meglio rifinire un po' le forme. Per esempio, il corpo lo abbiamo approssimato ad una forma cilindrica, ma in realtà sopra il bacino la schiena è più piatta rispetto a davanti, mentre il bacino è più stondato dietro e più piatto davanti. Io poi ho anche aggiustato le proporzioni, allargando un po' il bacino e stringendo i fianchi. Anche il petto sembra un po' stretto, ma quello lo rivediamo quando facciamo le braccia e le spalle. Vedi te se ti viene abbastanza bene al primo colpo o se anche tu hai bisogno di aggiustare le proporzioni. Cerca inoltre di spezzare le forme troppo regolari, come qua davanti per dire, ed è quindi meglio stondare un po' ottenendo questo. Per non mettere troppa carne al fuoco ho mostrato le ultime 2 fasi solo per la parte principale del corpo, ora faremo anche le altre parti. Per il cranio vale più o meno lo stesso principio di base usato per il resto del corpo, solo che invece di un cilindro dobbiamo fare una sfera. Se non siete ferrati in anatomia, potete aiutarvi con immagini per vedere le proporzioni della testa. Non serve comunque che siate troppo precisi con la parte dietro, dato che poi dovremmo aggiungervi sopra i capelli. Se vuoi fare una statua di dimensioni più grandi di quella che sto facendo io, il volto potrà venire molto più dettagliato. A questa risoluzione è un po' difficile aggiungere dettagli e ottenere delle proporzioni carine. Così potrebbe già andare bene. Io l'ho rifinito un po'. Vedi tu, fai varie prove finché non otterrai un risultato che ti piaccia. Prima di occuparci delle braccia, facciamo velocemente il seno. Le braccia sono più piccole del resto del corpo, ma, per la posizione che hanno, più complicate da fare. Un modo per cominciare, secondo me, può essere di ottenere questo. Noi partiamo avendo la proiezione laterale del braccio, ci manca quindi quella frontale, ovvero questa. Per ottenerla ho prima allungato la sagoma 2D di partenza e dopo ritagliato la forma che mi serve, utile sia per definire lo spessore del braccio che l'inclinazione dell'omero, dell'avambraccio e della mano. Adesso quello che possiamo fare è unire il tutto e riempire dentro. Una volta fatto ciò dobbiamo smussare gli angoli e rendere il tutto più rotondeggiante. Ovviamente, avendo definito la distanza delle braccia dall'asse di simmetria della statua, è un buon momento per aggiustare le spalle. Aggiungere i capelli dovrebbe essere molto facile. Basta spalmare qualche blocco sopra la testa, creando uno spessore di 1 o 2 blocchi. Io ho usato un tipo di blocco diverso, così da potermi correggere se fosse necessario, senza rischiare di spaccare blocchi del corpo, che ormai è già completo così com'è. Ovviamente possiamo usare come riferimento la silhouette 2D.
anche aggiunto un paio di orecchie fantasy che secondo me ci stanno. Infine dobbiamo fare le pinne caudali. Per prima cosa estendiamo verso i lati la parte centrale della coda, creando una curva. Non è difficile, no? Aggiungiamo anche una parte qua in fondo, sempre creando una curva. Già così è carina, ma se vogliamo fare ancora meglio, basterà creare una sorta di bordino verso il basso sull'estremità esterna della pinna. In questo modo sembrerà creare una conca. Io ho messo anche un paio di pinne più piccole, il procedimento è il medesimo. Ok, quindi questo è il risultato finale. Adesso manca il drago, dovremmo semplicemente rifare gli stessi procedimenti con lui.